Ciao a tutti, oggi facciamo l'unboxing di questa borsa da serbatoio e dei relativi accessori di SV Motec. Partiamo dagli accessori. Questi sono gli anelli da serbatoio ai quali poi si aggancerà la borsa. Io ne ho due perché monterò la borsa su due moto. Ne guardiamo uno, tanto sono identici sostanzialmente. Questo è l'anello che verrà agganciato alla moto e che resterà sempre sulla moto. È un anello magnetico che appunto qui si divide e tramite questi quattro fori, come andremo a vedere dopo, andrà agganciato al tappo del serbatoio della moto e poi verrà applicato questo anello metallico che poi si aggancerà all'attacco della borsa. Nella confezione ci sono tutte le viti, le informazioni per quanto riguarda il montaggio, anche se è abbastanza semplice appunto. Poi comunque le vedremo. L'altro anello non lo faccio vedere perché sostanzialmente è identico. Qui c'è il lucchetto, perché come vedremo lo sgancio e aggancio della borsa è molto semplice per chiunque se non si mette un lucchetto. All'interno ci sono sempre manuale di istruzioni, poi ci sono questi perni che andremo a vedere a cosa servono e qui c'è un portachiavi e questo è il lucchetto con la sua molla, il gancino con la password che adesso di fabbrica è 000, ma poi andremo a vedere che si può comunque impostare. Li mettiamo via e adesso andiamo a vedere la borsa. La borsa, come c'è scritto dalla sacca, è una day pack, perché ci sono moltissime versioni di queste borse da serbatoio che comunque sfruttano sempre questi anelli qua per l'aggancio, ma appunto ci sono moltissime dimensioni per le varie moto. Questa è la borsa. Io ho preso una day pack che, come vedete, ha una dimensione abbastanza ridotta, comunque va da 5 a 8 litri. Perché appunto la dovrò montare anche su una moto sportiva e non mi serve, o meglio, non ci sta una borsa troppo grossa da serbatoio perché poi mi va a impedire la guida. Questa è la versione Pro, tanto vediamo com'è all'interno. Allora, all'interno c'è questo che è il sistema di aggancio, che poi vedremo. Questa che è la sacca impermeabile, perché queste borse sono di un materiale qui al di sopra plastico e qui in tessuto, sono abbastanza resistenti all'acqua, ma SV Motec consiglia appunto di ricoprirle con questa copertura impermeabile in caso di forte pioggia. Qui hanno una plastica trasparente perché SV Motec in catalogo ha molti accessori da andare a attaccare a questi elastici, come il portatelefono, il portatablet, portacartina e altre cose. All'interno poi ci sono viti e chiave brugola per il montaggio. Questa fettuccia rossa che, come vedremo, servirà per l'aggancio e lo sgancio della borsa dalla moto. C'è questa tasca superiore nella quale SV Motec consiglia di mettere telefono o carte di credito, perché appunto il sistema di aggancio è un sistema sia meccanico che magnetico, perciò il magnete potrebbe andare a interferire con la magnetizzazione di carte di credito o comunque a interferire col telefono. Molti comunque appoggiano tutte le cose qui e non dà problemi, però per sicurezza SV Motec dice di riporre determinati oggetti qui. All'interno la borsa ha questi elastici dove si possono incastrare magari i cavi o tutto quello che volete, perché comunque sono elastici grandi e si allargano molto, e ha queste piccole aperture sia davanti che qui dietro, sostanzialmente vanno a fuoriuscire qui e qui. All'interno qui il fondo è ricoperto in tessuto, dunque è abbastanza morbido, non rovina ad esempio telecamere o altro se volete mettercele all'interno. L'unica cosa, state attenti a queste brugole che servono per il fissaggio di tutto il sistema di aggancio, che potrebbero rovinare lenti o altro. All'esterno
La borsa al di sopra è in materiale simil plastico e ha questi agganci particolari elastici che vengono ripresi da agganci militari, appunto perché sono pratici per fissare ulteriori gadget. Qui all'esterno, da un lato e dall'altro, presenta queste piccole zone riflettenti per la sicurezza. Inoltre ha questa zip che va ad allungarla, aprirla, perché appunto questa borsa va dai 5 agli 8 litri, tutta espansa. Infine qui all'esterno c'è anche questi piccoli laccetti rossi sia davanti che dietro per poterci agganciare qualsiasi cosa, quello che volete, comunque possono sempre far comodo. Questa maniglia per quando si stacca la borsa dalla moto, se si vuole portare in giro. E infine qui sotto c'è il sistema di aggancio degli anelli e della piastra che può scorrere per permettere di posizionare la borsa un po' più avanti, un po' più indietro rispetto al tappo del serbatoio per impedire di sbatterci contro con il manubrio. Adesso andiamo al montaggio. Eccoci al montaggio dell'anello sul serbatoio della moto. Adesso procediamo svitando le 4 viti del serbatoio. Attenzione al fatto che ci sono le 2 viti davanti più corte, che sono così, e quelle dietro che sono più lunghe. Quella davanti non si toglie perché il supporto ha solo i 4 buchi, dunque di queste 4 viti. Ora applichiamo i gommini adesivi sotto l'anello per evitare di graffiare il serbatoio. Ok. Il kit Sevumotec fornisce varie viti di diverse dimensioni. Noi abbiamo selezionato queste più lunghe e queste più corte perché appunto quelle originali, le 2 davanti erano più corte e le 2 dietro più lunghe. Prima si devono mettere questi 4 spessori. Adesso l'anello e le viti. Adesso andiamo a applicare l'anello magnetico. Queste viti sono state messe 2 piatte davanti e 2 con la testa tonda dietro perché questo anello se no non si andrebbe a incastrare se queste fossero tonde. E in questi 4 fori si vanno a inserire queste piccole rugoline che fornisce Sevumotec per fissare l'anello alla flangia. Questa è la piastra di aggancio della borsa al serbatoio. Il sistema di sgancio è molto semplice, basta infilare questa fettuccia nell'apposito foro. Una volta applicata la piastra, che sarà sotto la borsa, solo appoggiandola si andrà a posizionare. È abbastanza fissa perché è un aggancio sia magnetico che meccanico. Per sganciarla basta tirare la fettuccia e alzare la piastra, che con la borsa diventa ancora più semplice. E il sistema di sicurezza che abbiamo comprato, il lucchetto di Sevumotec, prevede anche questo perno che andrà posizionato dentro questo foro e così sostanzialmente impedirà di sganciare la borsa dalla moto. Per l'utilizzo di questo antifurto però andrà fatto un foro nella borsa in corrispondenza di questo foro, perché il perno andrà inserito all'interno della borsa per bloccarla sulla moto. Ora settiamo il lucchetto con la password. Adesso di fabbrica la password è 000 e per settare la nuova password si deve aprire il lucchetto e mentre si preme con una punta su uno di questi bottoni si può andare a cambiare il numero 213. Dunque adesso la nuova password sarà 213.
Se noi andiamo a cambiare tutto qui o anche a rimettere 000 come prima, non si apre. Se andiamo a mettere 213 si apre, e volendo si può reimpostare una nuova password. Ok, adesso una volta trovata la posizione ideale per il serbatoio della vostra moto, si va a fissare la piastra tramite queste 4 viti. Allora vediamo, così è troppo. E qui vediamo se è giusto. Ok. Bene, adesso facciamo passare la fettuccia all'interno della borsa tramite questo foro e la fettuccia la inseriamo all'interno di questa clip. Bene, ora vediamo l'aggancio e lo sgancio rapido dai 2 serbatoi delle mie moto. Così attaccato, si sgancia, e uguale. Così attaccato e tirando la fettuccina si sgancia. E andiamo a fare la spesa. E andiamo a fare la spesa con l'R1. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e seguiteci per i nostri prossimi video. Ciao!